Namaste e benvenuti ad una pratica completa dove inizieremo con un lavoro sul respiro frazionato e completo per poi proseguire con sequenze adatte ad aprire il bacino e le anche, creando una piacevole sensazione di leggerezza ed elasticità in tutto il corpo. Ci portiamo sdraiati, schiena a terra e allunghiamo piacevolmente la schiena. Poi divarichiamo le ginocchia e uniamo la pianta dei piedi, posizione di Baddha Konasana, ancora allungando la zona lombare. Rilassiamo le spalle, le gambe e poi appoggiamo le mani sull'addome, in particolare una al di sopra dell'ombelico ed una al di sotto dell'ombelico. E iniziamo a sentire il respiro che rallenta, inspirando l'addome si allarga, espirando l'addome si restringe e le mani si avvicinano alla schiena. Tutta l'aria si espande anche nei fianchi e nella schiena stessa. Il respiro è calmo, costante e l'espirazione tende ad essere un po' più lunga rispetto all'inspirazione. Poi sposto le mani e le porto nella parte più bassa del torace, abbraccio bene le costole e sento tutte le costole che si allargano e si restringono, un po' come un piccolo mantice. Accompagno il movimento con le mani, inspiro, allargo e espiro, stringo. Ancora l'espirazione leggermente più lunga. Poi sposto ancora le mani nella porzione più alta del torace, al di sotto delle clavicole, e osservo il movimento dello sterno che si solleva e si abbassa. Inspiro, si solleva, espiro, si abbassa. La gola è libera, le spalle rilassate e l'aria anche arriva fino alla zona dietro, nella zona tra le due scapole, parte alta del torace. Si espande l'area del cuore e poi da lì porto le braccia lungo i fianchi per continuare la stessa modalità respiratoria, quindi per chi è principiante può continuare ad effettuare un respiro nell'addome, uno nella parte bassa del torace e uno nella parte alta del torace, e continua con questa sequenza. Per chi invece può, fa una respirazione completa dove in un unico inspiro si toccano tutte queste tre aree, quindi dall'addome in su, inspiro, in particolare dall'ombelico in su fino alla zona clavicolare, espiro, svuoto dall'ombelico, torace medio, torace alto. L'espirazione è sempre un po' più lunga dell'inspirazione. Respiro lento, calmo, profondo. Sento che si espande anche la schiena. Poi gradualmente raccolgo le gambe con l'aiuto delle mani
e continuo il movimento del respiro muovendo anche il bacino, quindi inspiro, inarco la schiena nella zona lombare, espiro, l'appiattisco. Inspiro, salgo, espiro, scendo e sento un piacevole contatto della schiena con tutto il pavimento. Inspiro, l'ombelico sale e la schiena si solleva nella zona lombare, espiro, scendo. Le spalle rimangono ferme, ben aperte. Espiro fino alla fine e poi porto le ginocchia al petto, dondolo un po' verso destra e sinistra per massaggiare la schiena. Ruoto sul fianco destro, distendo il braccio destro e appoggio la testa, per poi venire su. E ci riportiamo in posizione quadrupedica. Inspiro, inarco, espiro, curvo la schiena e porto l'ombelico in su. Ancora. Sento che si apre bene il torace durante l'inspirazione e nell'espirazione creo uno spazio al di sotto della pancia. La pancia sale verso la schiena. Si allunga tutta la schiena durante l'espirazione e poi aumento il movimento facendo una sorta di ruota o di movimento ad onda. Quindi inspiro, mi sposto e mi sbilancio ancora più in avanti, espiro, mi sbilancio verso i piedi. Il movimento parte dal bacino e si espande fino alla testa. Ruoto nella direzione opposta, quindi inspiro, vado indietro verso i piedi, espiro, ruoto verso le mani. Inspiro, vado indietro, espiro, curvo la schiena e vado in avanti. Come un po' snocciolare tutte le vertebre. E poi ritorno al centro e allungo la gamba destra all'esterno, appoggio bene il piede destro a terra e continuo il movimento ondulatorio della schiena. Inspiro, inarco, espiro, curvo e sento come si allungano i muscoli posteriori della gamba destra, dai glutei in giù. Continuo, ritorno al centro e poi distendo la gamba sinistra. Stesso lavoro e magari noto differenze fra la parte destra e sinistra. Tutta la zona degli ischi si inizia ad allungare, dello psoas. E la schiena è sempre più flessibile. Mi siedo sui talloni, fronte in appoggio sulle mani, respiro dietro la schiena e rilasso le spalle. Ritorno, poi mi siedo con le gambe incrociate, sciolgo i polsi facendo delle rotazioni delle mani in un senso e nell'altro. Inspiro, faccio una bella inspirazione portando le braccia in su, unisco le mani e scendo portandole verso il cuore e verso il pube. Inspiro, creo spazio nei fianchi dando nello stesso tempo peso agli ischi. Espiro, scendo. Inspiro, allungo, sento i polmoni che si riempono d'aria. Espiro, ritorno in giù con le mani. Ancora, inspiro, allungo in su, espiro, ritorno. Un movimento di grande lunghezza. Poi afferro il braccio sinistro e lo stiro verso destra, sentendo tutto il polmone sinistro che si espande. Date peso agli ischi. Gli ischi sono pesanti, cambio, allungo dall'altra parte.
tengo il torace bene aperto, ritorno al centro e poi mi giro, ancora posizione quadrupedica, per poi sedermi in Vajrasana, quindi seduti sui talloni, e allungo le braccia in avanti, larghe come le spalle. Allungo la schiena, progressivamente sempre per creare spazio nei fianchi, usando il respiro, e poi da lì il cane che si distende con le ginocchia un po' flesse, allungando bene le ascelle, la schiena, gli ischi verso l'alto, continuando il respiro. Inizio a stirare una gamba dopo l'altra, un tallone scende, l'altro sale e si inizia a lavorare sulla parte posteriore delle gambe per dare flessibilità a questa zona, pur mantenendo la schiena allungata, quindi le spalle sono sempre lontane dalle mani, peso indietro. Scendo giù, mi riallungo, Vajrasana. Ritorno, cane che si distende, prova a distendere un po' di più le gambe e poi ruoto tutti e due i talloni verso destra e poi tutti e due i talloni verso sinistra, e allo stesso tempo anche il bacino si sbilancia da una parte e dall'altra, spalle sempre indietro. Questo porta ad una bella lunghezza di tutti e due i fianchi. Poi ritorno al centro. La gamba destra passa dietro alla gamba sinistra, le cosce si stringono fra di loro e sbilancio il bacino a sinistra. La mano destra resiste bene a terra. Ritorno al centro e cambio. Piede sinistro si distanzia, va al di là del tappetino, tutto il fianco sinistro si allunga. Ritorno al centro e adesso c'è un movimento opposto, quindi la gamba destra passa davanti alla gamba sinistra, piede appoggiato sul fianco esterno, le cosce strette. Cambio e allungo bene tutta la parte posteriore e laterale della gamba sinistra. Scendo giù, Vajrasana, e poi Dharmikasana, rilasso le braccia indietro. Respirazione posteriore verso la schiena. Ritorno, ancora Adho Mukha, cane che si distende, e da lì porto la gamba destra sollevata col ginocchio piegato, aprendo verso l'esterno tutto il ginocchio. In espirazione faccio una torsione portando il ginocchio verso il gomito opposto. Inspiro, sollevo il ginocchio lateralmente aprendo l'anca, espiro, vado in torsione tenendo bene con gli addominali. Ancora una volta, inspiro, apro lateralmente, espiro, torsione, uso bene gli addominali e poi ritorno giù. Cambio la gamba, apro il ginocchio sinistro verso l'alto, espiro, vado in torsione, ginocchio verso il braccio opposto, quindi braccio destro. Inspiro, apro il ginocchio, espiro, torsione verso destra. Un'ultima volta, inspiro, espiro, tengo con gli addominali, ritorno giù, cane che si distende e rilasso, Dharmikasana. Sento ogni volta di assorbire le sensazioni della posizione precedente, le osservo, le sento in tutto il corpo e le respiro. Cane che si distende. Iniziamo una sequenza, questa volta, dove appoggio la gamba destra con la tibia allineata alla mano destra, distendo la gamba sinistra, piede in appoggio, e sollevo in su il braccio sinistro. Faccio delle rotazioni ampie con il braccio, aprendo i polmoni.
inspiro, salgo, espiro, scendo, per poi terminare con il braccio disteso oltre la testa e crea una bella lunghezza fra il piede sinistro e la mano sinistra. Torno, appoggio la mano a terra e poi piego l'avambraccio destro e l'appoggio parallelo al bordo piccolo del tappetino. Sollevo la gamba sinistra col piede a martello più volte. Tengo forte con gli addominali, inspiro, salgo, espiro, scendo e poi rimango su, forte con gli addominali e sollevo anche il braccio sinistro, posizione di bilanciamento e di equilibrio. Ritorno, appoggio la mano, appoggio il piede, ruoto la gamba che prima era piegata, la gamba destra, porto il piede all'esterno del tappetino e mi porto in su, gamba sinistra distesa, piede rivolto all'esterno. Inspiro ed espiro, scendo verso la gamba sinistra, creando una bella lunghezza nel fianco destro. Inspiro su, espiro, scendo a destra, ancora una bella lunghezza dalla mano alle dita del piede sinistro. Inspiro su, espiro, ritorno a sinistra. Inspiro su, espiro, torno a destra. Ritorno al centro, questa volta piego leggermente la gamba sinistra e mi sbilancio con il peso verso sinistra facendo allungare l'adduttore destro, quindi l'interno della coscia destra. Ripeto, così cerco di sentire l'allungamento finché poi mi posso fermare, la mano sinistra a terra possibilmente davanti al piede e il braccio destro allungato oltre la testa. Respiro. Torno giù, mano a terra, scavalco con la mano sinistra il piede, aggiusto la gamba destra un po' all'esterno, creando spazio fra i due piedi, vado in Kapotasana, quindi allungando bene la gamba destra indietro, torace su. Respiro. Poi da lì punto le dita del piede destro, sollevo il ginocchio e vado in torsione verso sinistra. Il braccio sinistro inizia a fare delle rotazioni ampie. Mentre inspiro sollevo, mentre espiro abbasso il braccio. Tengo forti le gambe, ritorno giù con le mani, cane che si distende. E sento l'effetto di questa sequenza che adesso verrà ripetuta dall'altra parte. Quindi appoggio la tibia sinistra a terra in linea con la mano sinistra e il piede destro. La gamba destra è distesa sul braccio destro e inizio a fare delle rotazioni ampie. Inspiro su, espiro, scendo. Sento anche qui il fianco destro che lavora. Tengo con gli addominali e poi allungo il braccio oltre la testa. Respiro. Porto la mano a terra. Appoggio l'avambraccio sinistro parallelo al bordo superiore del tappetino. Poi sollevo la gamba destra, mantenendo l'equilibrio ancora con l'aiuto degli addominali. Inspiro su, espiro giù. Finché posso rimanere ferma in alto con la gamba destra e sollevo anche il braccio destro su, sentendo la stabilità dagli addominali. Poi abbasso la mano destra, giù la gamba destra e ruoto la gamba sinistra con il piede fuori dal tappetino. Mi sollevo, la gamba destra al piede rivolto in fuori ed espirando scendo verso destra. Inspiro su, espiro, scendo a sinistra, esattamente come abbiamo fatto prima. Inspiro su, espiro giù, inspiro su, espiro giù. Inspiro su,
accorcio la gamba destra piegando il ginocchio e mi sposto verso destra facendo allungare l'interno della coscia sinistra. Sento questo molleggio piacevole sull'interno della gamba sinistra, apro bene il fianco e poi appoggio la mano dietro al piede e l'altro braccio è disteso oltre la testa. Respiro, mano sinistra a terra, vado nella posizione di Kapotasana creando di nuovo 2 linee ben distinte fra i piedi, allargo quindi lo spazio fra i piedi e permetto alla gamba sinistra di distendersi. Il torace è aperto. Punto le dita del piede sinistro, stacco il ginocchio e vado in torsione a destra, sollevando il braccio. Il braccio destro inizierà poi a ruotare. Inspiro su, espiro, scendo. Ancora belle ampiezze di movimento. Appoggio le mani a terra e vado indietro in Adho Mukha, cane che si distende. Quindi la sequenza l'abbiamo completata e adesso ci rilassiamo in Vajrasana seduti sui talloni con le mani in appoggio sotto la fronte. Ancora cerco di memorizzare gli effetti delle sequenze e respiro. Poi da lì mi sollevo, cammino con i piedi finché posso sollevarmi in piedi completamente. Divarico lo spazio fra le 2 gambe. Ruoto il piede sinistro con le dita all'interno e il piede destro con le dita all'esterno. Apro le braccia a croce e mi allungo verso destra con le gambe distese. Lo faccio un paio di volte proprio per sentire la lunghezza nel fianco e poi appoggio il dorso della mano destra contro il polpaccio destro e sul braccio sinistro, Trikonasana. Le gambe sono forti, stabili. Se possibile, appoggio poi la mano destra a terra, al di là del piede destro. Altrimenti lasciate la mano dove era prima, contro il polpaccio. Respiro nel fianco. Ritorno su con il busto e faccio la posizione rovesciata, dove mantenendo le gambe distese porto il fianco destro in estensione, braccio destro su. Ritorno al centro e cambio la posizione dei piedi, quindi il piede sinistro aperto, mi espando verso sinistra qualche volta proprio per aiutare i fianchi a distendersi e poi scendo con il braccio sinistro, appoggio e premo il dorso della mano contro la gamba, l'altro braccio in su, Trikonasana. Poi, se possibile, scendo ulteriormente con la mano sinistra a terra ed eventualmente lo sguardo in su, altrimenti guardate in avanti. Ancora i fianchi respirano, sono forti e anche le gambe ben radicate. Ritorno su mantenendo le gambe distese, inverto la posizione e poi ritorno al centro. Intreccio le dita delle mani dietro la schiena e chiudo le dita dei piedi all'interno, allargando eventualmente le gambe. Scendo in Padottanasana con le braccia che si staccano dalla schiena e vengono verso la testa. Tengo la posizione respirando e lasciando che la gravità faccia allungare le braccia. Se possibile la testa tocca terra. Ritorno su una vertebra dopo l'altra, poi ritorno al centro e sciolgo le caviglie facendo fare delle rotazioni ai piedi da una parte e dall'altra.
Riprendo la posizione stabile con le gambe divaricate, anche più di prima. Apro all'esterno il piede destro, chiudo leggermente le dita del piede sinistro e mi preparo per Virabhadrasana 2, posizione del guerriero, sguardo verso la mano destra, gamba destra piegata a 90 gradi e sento che il busto è bello centrale. Da lì la posizione ribaltata del guerriero, allungando il fianco destro in su, mantenendo lo stesso angolo della gamba. Ritorno e appoggio la mano destra a terra, posizione di Parshvakonasana ad angolo aperto, e riprende un po' le aperture che avevamo fatto all'inizio. Ritorno, appoggio le mani a terra e cambio la posizione dei piedi, quindi apro lo spazio fra i piedi, mi preparo per una posizione a bacino chiuso, Virabhadrasana 1, con le mani intrecciate dietro la schiena che spingono in giù verso il piede, il torace bene aperto. Ritorno e poi chiudo ulteriormente il bacino se c'è bisogno e faccio una torsione. Faccio una torsione verso destra, ancora parziale, con l'avambraccio in appoggio sul ginocchio destro. Ritorno al centro e cambio la posizione delle dita dei piedi. Faccio Virabhadrasana 2 dall'altra parte, quindi con la gamba sinistra flessa, e poi la posizione ribaltata del guerriero, dove sollevo tutto il braccio sinistro in su, creando spazio a sinistra. Ritorno al centro e scendo con la mano sinistra a terra, Parshvakonasana, posizione dell'angolo aperto, quindi grande forza nella gamba destra che tiene giù il peso e lunghezza della mano destra, del braccio destro. Continuo a respirare. Poi cambio la posizione, passo ad una posizione a bacino chiuso, creo spazio fra i due piedi, il bacino guarda davanti. Virabhadrasana 1, posizione con le braccia intrecciate, mani intrecciate, torace ben aperto. Posizione di preparazione alla torsione parziale con la presa della gamba sinistra e il busto che gira a sinistra. Ritorno al centro, ancora Padottanasana, intreccio le dita delle mani, scendo in avanti, vi ricordo di girare le dita dei piedi leggermente all'interno, le braccia scendono verso la testa, appoggio le mani a terra e da lì chiudo le gambe e rimango accovacciata, o con i piedi vicini o con i piedi leggermente distanti, comunque le ginocchia larghe per far entrare la schiena all'interno. E faccio delle belle respirazioni verso la schiena, ancora sentendo l'effetto delle posizioni di prima in piedi. Rilasso le spalle, ritorno, mi siedo a terra e poi mi sdraio completamente, abbraccio le ginocchia con le mani, dondolo un po' verso destra e sinistra e respiro contro le cosce. Tutta l'area lombare è in appoggio a terra. Poi appoggio i piedi a terra tenendoli un po' distanti, larghi più o meno come il tappetino, e faccio delle torsioni di decontrazione semplici, dove scendo a sinistra e a destra con le ginocchia che ovviamente saranno distanziate fra di loro, le braccia aperte a croce e anche la testa gira in direzione opposta alle gambe, proprio per decontrarre. Molto semplice, molto leggera. Ritorno al centro, afferro di nuovo le gambe
Ci giriamo su un fianco e veniamo su per prepararci alla posizione di Matsyasana o posizione del pesce, dove usiamo un supporto che può essere una copertina arrotolata oppure un cuscino e lo usiamo sotto la schiena, nella zona dove ci sono le scapole. Quindi la parte lombare è assolutamente libera. Quindi ci appoggiamo sul rotolino e con le mani spostiamo piacevolmente i glutei verso i piedi, lo facciamo magari un paio di volte per essere sicuri che la schiena è allungata e manteniamo questo allungamento distendendo le gambe, tenendole forti con i piedi a martello. A questo punto le braccia si allungano o indietro oltre la testa, oppure se è faticosa questa posizione possiamo piegare le braccia a candelabro o ancora distendere le braccia lateralmente. Quindi dobbiamo tenere una posizione in modo comodo dove possiamo liberamente respirare. E qui iniziamo a fare alcune respirazioni possibilmente complete, quindi dall'ombelico in su fino alla zona delle clavicole. Quindi inspiro, sento che tutto il busto si allarga, non solo la facciata anteriore, ma sento anche i fianchi e la schiena, un po' come se il busto fosse un cono. Inspiro, porto in su bene l'aria, espiro, inizio dall'addome e restringo consecutivamente anche il torace medio e il torace alto. Provo a mettere delle piccole apnee al termine dell'inspirazione e dell'espirazione, delle piccole sospensioni del respiro. Quindi inspiro, piccola pausa di un paio di secondi, espiro, piccola pausa di un paio di secondi. E possibilmente creo l'espirazione un po' più lunga dell'inspirazione. Sento che c'è tranquillità nel respiro e il cuore si apre sempre di più, sviluppando quindi anche un atteggiamento di fiducia, un atteggiamento proprio di sorriso, di gratitudine, di apertura, proprio perché la coperta sotto aiuta questa sensazione, apre il petto e chiaramente lo esponiamo all'esterno. Poi intreccio le dita delle mani sotto la testa, lasciando i gomiti aperti. In espirazione contraggo gli addominali appiattendo la schiena e vengo su. Inspiro, scendo, espiro, contraggo gli addominali e salgo. Inspiro, ancora scendo e apro i gomiti. Espiro, salgo. Questa volta rimango su, mi porto a sedere con le gambe incrociate, Dandasana, posizione molto aperta dello sterno, ma il mento è giù. Questa è una controposizione per la posizione in apertura che abbiamo fatto prima di Matsyasana. Ritorno, poi sposto la coperta e a questo punto prendo o una cintura oppure una benda elastica e mi risdraio e mi preparo per fare uno stiramento delle gambe. Quindi parto da sdraiata, abbracciando la gamba destra, spingendola verso il petto, mentre la gamba sinistra è distesa con il piede a martello. Prendo la cintura e la porto attorno alla pianta del piede, distendendo la gamba in su. All'inizio magari è necessario tenere la gamba piegata oppure portarla un po' più in basso se la gamba trema o c'è dolore, oppure se è possibile la teniamo verticale. I gomiti sono in appoggio, così spingendoli verso il basso posso aprire il petto. Quindi c'è una grande apertura delle due gambe, tutti e due i piedi spingono, uno verso il soffitto e uno in avanti. La respirazione ancora bella libera e presente. Spalle rilassate, gola libera.
ritorno e cambio la gamba, quindi ginocchio sinistro piegato, premuto verso il petto, distendo la gamba destra a terra. Afferro la cintura e la porto attorno al piede sinistro, stessa modalità di prima, o col ginocchio leggermente flesso, oppure un po' più obliquo, oppure verticale, se possibile. Continuo a respirare, la schiena è profondamente rilassata, spalle aperte. Ancora respiro e poi porto tutti e due i piedi all'interno della cintura e li distanzio fra di loro. Anche qui posso tenere le ginocchia leggermente flesse, oppure un po' più oblique, oppure verticali, e provo a spingere i piedi verso l'esterno, sentendo che si attiva tutta la porzione laterale delle gambe e dei glutei. In posizione attiva, possibilmente con tutta la schiena bella spalmata sul pavimento fino all'osso sacro e al coccige. Respiro, ritorno e lascio la cinghia da una parte, porto le ginocchia al petto e incrocio la gamba destra al di sopra della gamba sinistra, faccio una torsione scendendo a sinistra con le gambe. Le braccia sono a terra con tutte e due le scapole ben aperte, il viso girato a destra e respiro lungo tutto il fianco destro. Distendo la spalla, torno al centro e cambio l'incrocio. Scendo a sinistra, la spalla sinistra si distende, in particolare la scapola sinistra si appiattisce sul pavimento. Il viso guarda a sinistra. Rilasso completamente e lascio un bel respiro ampio a livello dell'addome. Ritorno al centro, mi preparo per Shavasana, la posizione finale del rilassamento, riprendendo il rotolino, il panno arrotolato, e lo porto sotto le cosce dopo aver allungato ancora una volta la schiena. Rilasso le gambe e le lascio che si aprano verso l'esterno. Rilasso le braccia e lascio che il palmo delle mani guardi in su. Sistemo il collo, tutte le curve assolutamente morbide, e faccio quei piccoli aggiustamenti per correggere eventuali asimmetrie, finché il corpo può deporsi finalmente fermo, rilassato. E fate alcune respirazioni profonde e lente, togliendo via eventuali tensioni rimaste e sentendo il piacere dell'immobilità, il piacere di essere sostenuti dal pavimento, accorgendoci della sensazione del peso, questo peso che quasi aumenta, come se il corpo si dilatasse, i muscoli si dilatano, si rilassano. E proviamo ad osservare le sensazioni della pratica.
le sensazioni a livello di tutti i muscoli che hanno lavorato, le articolazioni, a livello degli organi, sentire un po' a livello della pancia, del torace, come stiamo, com'è il respiro. Un po' come se gustassimo l'alchimia che avviene durante la pratica dello yoga, dove c'è sempre una trasformazione rispetto a come eravamo prima della pratica e come siamo adesso. E le posizioni, appunto, aiutano questa trasformazione sia a livello chimico, ma anche a livello più energetico, spirituale. E quindi possiamo anche accorgerci di come siamo, come stato d'animo o come pensieri, se sono rimasti immutati rispetto a prima o c'è stato un cambiamento, un qualsiasi cambiamento. E Shavasana fa proprio parte della pratica dello yoga, perché il corpo, appunto, osserva con atteggiamento tipo del testimone, osserva attentamente tutti questi aspetti. Il corpo è fermo, ma la mente è attiva. Di questo osservarsi dall'esterno. Continuiamo con respiri lenti, spontanei, senza più tecnica. Sentire ancora il piacere di questo dilatarsi dei tempi, di godersi di questo spazio che ci stiamo dedicando, questo momento dedicato a noi, come un dono. Il lusso di potersi ascoltare, il lusso di poter godere della pratica, assorbendo tutti i benefici degli stiramenti, dei piegamenti, degli allunghi. Momenti preziosi. Poi lentamente inizieremo a portare l'attenzione all'esterno e a muoverci, muovere le braccia, le gambe, sempre di più fino a piegare le ginocchia e poi lentamente ci porteremo sul fianco destro nella posizione del risveglio con il braccio eventualmente sotto la testa, rimanendo qualche respiro per poi portarci su a sedere. Con le gambe incrociate, risentendo ancora il beneficio su tutto il corpo, sulla schiena, la testa che è allineata sopra la schiena. E lasciamo emergere un senso di gratitudine, profonda gratitudine. Gratitudine per la vita. E uniamo le mani davanti al cuore proprio per celebrarla. E qui lo spazio dove nasce la gratitudine. Namaste. Grazie.